Set a course for the Viridian system, maximum warp. Energia. Program complete. You may enter when ready. Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare Enterprise. La sua missione è quella di esplorare strani, nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima. Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. Quest'oggi, come promesso, parleremo del montaggio dei 4 kit che ci sono stati forniti con il pack numero 3, sempre relativi ovviamente al modello da 70 cm dell'Enterprise D proposta da Eagle Moss. Come vedete è già arrivato l'equipaggio della Plancia per supervisionare tutte le operazioni, quindi ci sarà sicuramente qualche, diciamo, figura esperta che saprà bacchettarmi se faccio qualche errore. Prima di cominciare voglio però ricordarvi come sempre di iscrivervi al canale, trovate il tastino qui in basso, attivate anche la campanella in maniera tale da essere avvisati ogni qualvolta pubblico un nuovo video. Perché iscriversi? Beh, innanzitutto perché è assolutamente gratuito, quindi non vi comporta nessun costo, e poi perché è l'unico modo che voi utenti avete per segnalare il vostro gradimento del mio canale, quindi per farmi sapere che apprezzate quello che faccio e per consentire anche al canale di poter crescere in futuro, perché senza iscrizioni poi i canali YouTube sapete che alla fine muoiono, quindi non hanno seguito. Quindi se voi diciamo gradite quello che io vi propongo, che vi ricordo non è limitato solo a Star Trek ma spazierà su vari argomenti, iscrivetevi, perdete quel secondo necessario a cliccare sul tasto iscriviti, in maniera tale che saremo sempre di più e, come si dice, più siamo e meglio stiamo. Vi ricordo altresì di iscrivervi anche al canale YouTube extratrek.com o .it, lo trovate in entrambe le modalità. È un sito che riguarda la fantascienza, ma la fantascienza in generale, quindi non solo Star Trek, anche se ovviamente è incentrato per la maggior parte su Star Trek. È un sito dove collaboro anche io con una rubrica dedicata al modellismo, questo suo canale YouTube dove vengono pubblicate delle interessanti interviste, curiosità e soprattutto delle interessantissime live dove ci sono spesso molti ospiti interessanti legati al mondo della fantascienza. Quindi io vi consiglio vivamente di iscrivervi. Anche l'iscrizione al loro canale YouTube ovviamente è assolutamente gratuita e provate a vedere una volta un loro video o una loro live e vedrete che mi darete ragione, perché oltretutto hanno un sistema di trasmissione delle live veramente professionale, cioè sembra di vedere una trasmissione di Canale 5, che so, o di Sky eccetera, perché hanno un sistema di regia veramente ad alto livello. Quindi ve lo consiglio, veramente datemi retta su questo, ci conto. Troverete chiaramente tutti i link necessari in descrizione e vi consiglio quindi di andarci subito a cliccare, va bene? Chiaramente dopo aver visto il video. Bene, detto questo, allora passiamo al primo kit, quindi spostiamo momentaneamente qui l'equipaggio della Plancia, che ritroveremo magari più in seguito, e andiamo a tirar fuori le parti che abbiamo già visto durante il video di unboxing. Video di unboxing che io come sempre faccio per darvi un'idea in anteprima di quello che è arrivato. Ecco qua. Bene, allora cominceremo ovviamente con il kit numero 11, che è il primo della lista. Eccolo qua, vi faccio velocemente vedere cosa riguarda. Ecco, come potete vedere è un montaggio abbastanza veloce, si tratterà in pratica di assemblare queste parti qui, quindi quello che riguarda, diciamo, lo scheletro, quindi il telaio della sezione a disco. Avremo una parte in più da dover applicare alla nave. Bene, allora diamo inizio alle danze. Ricordo sempre di operare con il taglierino solo su una superficie
come questa. Questo è un tappetino antitaglio, serve apposta per fare questo tipo di operazioni un po' delicate dove c'è il rischio magari di rovinare il mobile su cui lavoriamo, quindi magari se non avete una superficie adatta a casa su cui lavorare, potrete recuperare un tappetino di questo tipo e eviterete i problemi. Tiriamo fuori chiaramente le varie parti. Ecco qua, verificate sempre che nella busta chiaramente non sia rimasto nulla, onde evitare di perdere magari qualche pezzo. Togliamo anche il telaglietto qui dal blister, ecco qua. Disponiamo momentaneamente tutti i pezzi che abbiamo preso davanti e verifichiamone il contenuto confrontandolo chiaramente con l'elenco indicato sopra il fascicolo. Vi ricordo che il fascicolo che abbiamo in esame oggi è il numero 4, fascicolo che chiaramente raccoglie però 4 fasi di montaggio, perché la caratteristica di questa collezione è che ogni fascicolo racchiude più fasi di montaggio. Questa, come ho detto prima, è la numero 11. Allora, come vedete, oltre al telaglietto troviamo anche le finestrelle. Questa volta sono già assemblate su un unico pezzo con la parte annerita dove deve simulare le finestre spente, e troviamo anche il coperchietto del diffusore della luce dei LED. Come abbiamo visto anche le altre volte, qui su queste svasature vanno inseriti i LED, e per far questo quindi dovremo recuperare la parte esterna del collo dello scafo dell'Enterprise che abbiamo montato nelle fasi precedenti. Ok? Allora spostiamo momentaneamente di lato i LED, il telaio e quant'altro, e prendiamo solamente questo pezzo qui, quello delle finestre. Ok? Allora, questo pezzo andrà inserito qui da questo lato, che chiaramente visto così dalla parte interna voi lo vedete sulla destra, ma quando sarà ovviamente montato diventerà la parte sinistra dello scafo in questo modo. Ok? Quindi spostiamo leggermente i cavi che abbiamo installato precedentemente e applichiamo le finestrelle, semplicemente facendole inserire dentro, spingendole leggermente, non è richiesta particolare forza. Allora, in questo modo. Ora non so se riuscite a vederlo, ma diciamo in questo caso mio particolare le finestrelle presentano dei difetti di verniciatura, quelle nere, quindi sicuramente dovrò darci un piccolo ritocco per ovviare al problema. Probabilmente è solo il pezzo mio arrivato così, ma magari per alcuni di voi la verniciatura è perfetta. Comunque sia, in caso ci fossero problemi, con un semplice barattolino di colore acrilico nero opaco e un pennellino sarà possibile comunque ovviare al problema. Ok? Ho provveduto a ridipingere le finestre che non erano ben annerite e adesso quindi possiamo montarlo. Ops. Quindi giriamo il pezzo del collo ovviamente e lo posizioniamo semplicemente così a caduta libera, poi basta fare un po' così con il dito sopra e si posiziona in questo modo. Ecco qua. Allora adesso il passo successivo è prendere il cavo chiamato 11E. Eccolo qui, è il cavo con uno dei due cavi colorati di giallo e nero. Come al solito allarghiamo leggermente il cavo in maniera da fare lo spazio necessario per posizionarlo, diciamo, più comodamente. Prendiamo il cavo appunto e pieghiamo il LED a 90 gradi in questo modo, facendo il lavoro molto delicatamente ovviamente, così. Quando fate questo tipo di operazioni mi raccomando delicati, perché evitiamo eventuali dissaldature del LED, ok? Questo perché? Perché andrà messo posizionato poi in questo modo.
sul pezzo, vedete? E chiaramente essendoci questo pezzettino qui che sarebbe l'alloggiamento per una delle varie viti, presumo perlomeno la forma è quella, il cavo darebbe fastidio, quindi lo dobbiamo mettere verticale, ok? Quindi posizioniamo i due led, allora quello con il cavo giallo da questa parte e quest'altro con il cavo rosso blu lo mettiamo qua. Quello rosso blu non va piegato perché c'è spazio da questa parte, ok? E ovviamente dovremmo applicarci il pannello diffusore della luce, questo qui, che dietro è marcato con la lettera L, e andrà a chiudere in questo modo, così. Lo giro anche, ovviamente poi chiudendolo con le viti. Quindi adesso posizioneremo i led. Prendete il led, quello con il cavo colorato di giallo e nero, prendete il cavo 11E, e lo posizioneremo qui in basso, dopo averlo piegato chiaramente a 90 gradi, come spiegato, così, e lasciamo volante quello collegato con il cavo rosso e blu. Poi prendiamo l'altro cavo invece che ci è stato fornito, selezioniamo il cavetto colorato in giallo verde, come sempre allarghiamo poco poco per avere più margine di manovra, e lo posizioneremo qui sopra in questo modo. Ops, chiaramente qui cade, quindi dovremo tenerlo un attimo con le mani. Poi, sempre tenendoli in posizione, andremo ad applicare il tutto sopra al pezzo delle finestre. Ovviamente se vi si sfileranno non è un problema, li riposizioneremo dopo aver applicato la piastra. Anzi, facciamolo così: posizioniamo prima la piastra in questo modo, lasciandola molto lenta, ok? Prendiamo il primo cavetto, quindi quello colorato giallo e nero, e lo andiamo a posizionare tenendo con il dito ferma la piastra da quest'altro lato, qui sotto, ok? E lo teniamo leggermente in posizione così con il dito. Poi recuperiamo l'altro cavo, che come vi ho detto è quello colorato verde e giallo, e lo andiamo a posizionare qui sotto. Lo infiliamo lateralmente in pratica, chiaramente senza le viti è possibile perché muovendo sarà possibile alzare leggermente la piastra riflettente, no? Ecco qua, in questo modo, vedete? Così. Allora, una volta messi, andiamo a tenere bene con il dito in posizione il tutto, muoviamo leggermente per essere sicuri che sia tutto entrato in posizione bene. Proviamo anche magari a sfilare un pochino il led tirando leggermente, se vediamo che non esce vuol dire che è posizionato bene, e procediamo a mettere le viti che vi ricordo sono il tipo BP. Le metteremo serrandole a croce, quindi ne metteremo una qui, un'altra di qua, poi una di qua e un'altra qua sopra. L'ordine non ha molta importanza dove cominciate, l'importante è che le mettiate a croce in maniera tale da tirare il pezzo in maniera uniforme. Quindi posizioniamo la vite sul cacciavite e andiamo a serrare. Ovviamente muovete il cacciavite lentamente, vedete la rotazione deve essere molto lenta, e non stringete. Come vedete che arrivate in posizione, fermatevi, perché se stringete i pezzi di plastica si potrebbero spezzare. La vite non si spacca in questo caso perché la plastica è più morbida, ma si può rompere la plastica vera e propria, che forse è anche più grave. Anche perché, ripeto, non è necessario stringerla a morte, non ci saranno vibrazioni o comunque cose che daranno problemi al modello e che potrebbero far svitare le viti. Di conseguenza sarebbe, diciamo, poco opportuno stringerle troppo. Ovviamente non è che dovete lasciarle lente, voi arrivate a stringere fino a che sentite che la vite si immobilizza. Quando sentite che si immobilizza vuol dire che è arrivata, quindi se voi stringete troppo lì poi spacca, allora lì è il punto dove vi dovete
fermare. Possiamo ricontrollare, ecco, leggermente per essere sicuri di aver avvitare bene tutti, ma veramente molto molto delicatamente dovete andare. Allora ricontrolliamo i LED che non si muovano. Ok, ecco qua, questa è la situazione che dovete ottenere. Quindi praticamente ci troveremo con due LED assemblati su altrettanti cavi che avranno ancora un LED per uno da posizionare. Ok, Fuoco. ora mettiamo momentaneamente da parte questa parte qui, questo pezzo qui del collo della nave, e procederemo invece ad assemblare il pezzo che ci è stato fornito del telaio. Quindi procediamo a recuperare il telaio che abbiamo montato in precedenza della sezione a disco e ci aggiungeremo anche questo pezzo qua. Ecco qua. Questa è la parte di telaio che avevamo già montato nelle uscite precedenti. Come possiamo vedere, tenendolo in questo modo, alla nostra destra troveremo queste parti qui sporgenti. Procederemo, come sempre, ad effettuare prima la filettatura dei fori presenti, in maniera tale poi da trovarci già avvantaggiati nel momento in cui posizioneremo il pezzo, e eviteremo in questo modo che magari la vite possa rompersi, in maniera tale perché potremo, diciamo, avere più sensibilità durante il processo in cui creeremo la filettatura. Vi ricordo, per fare questo, siccome operiamo sul metallo, le viti dovranno essere lubrificate prima di procedere con un prodotto simile a questo, quindi svitolo, questo che è VD40 o prodotti similari. Non ha molta importanza la marca, è importante invece, molto importante usarlo. Quindi ne spruzzeremo un po' in un piccolo contenitore. Io questo l'ho ricavato praticamente dall'uovo di Pasqua, riconoscerete che è uno dei contenitori che fanno da base alle uova di Pasqua. Quindi prendiamo la vite, una delle viti, la bagniamo nell'olio e procederemo a filettare. Useremo una vite differente per ogni foro, in maniera tale da non creare troppo sforzo sulla singola vite. Cominciate dal foro che volete. Allora vi ricordo, come sempre, per fare questo procedimento di filettatura procederete tenendo la vite con il cacciavite più verticale possibile, e mentre avvitate fate 2 giri completi in avanti e uno a tornare indietro, in maniera da portare via tutti i detriti che si creano internamente durante l'operazione. Questo serve per evitare proprio che la vite possa rompersi accidentalmente, perché i detriti vanno in avanti e finirebbero per creare una compressione sulla vite, diciamo nel verso in cui avvitate, e quindi se voi applicate un ulteriore sforzo poi questa si rompe. Ok? Quindi per evitare ciò è importante procedere sempre facendo 2 giri in avanti e uno indietro. Questo anche se voi sentite che la procedura è morbida, fatelo sempre. Ecco qua, possiamo lasciare la vite avvitata per il momento. Ne prendiamo un'altra, la ribagniamo nell'olio e procederemo a quest'altro foro e poi successivamente questi altri 2 fori. Ok? Allora dai, procediamo. Ecco qua, una volta fatte le filettature su questi fori, ci posizioniamo con i pezzi davanti a noi, prendiamo la parte del telaio, quella che ci è stata fornita, diciamo, ora. Fate attenzione che la parte che va verso il basso è questa dove c'è questo pezzo, diciamo, sporgente, vedete? Questo così. Questo diciamo perno deve andare verso il basso, quindi dovrete posizionarlo in questo modo. Un altro modo per essere sicuri è vedere dove è posizionato questo angolo qui, vedete? Lo dovete trovare da questa parte chiaramente e non
vicino al resto del telaio. Oltretutto non corrisponderebbero nemmeno troppo bene i buchi, quindi sarebbe difficile sbagliare, ma comunque per sicurezza vi ho detto. Eccolo qua, posizionate chiaramente il tutto, controllate che spiani bene, ok? Chiaramente deve essere a filo con il resto del montaggio, e poi riandremo a posizionare le viti, questa volta per bloccare il pezzo in posizione. Quindi cominceremo dalla prima, anche qui senza serrare, diciamo, completamente, ma andiamo solo a posizionarle in pratica facendo 4-5 giri, non di più, e poi procediamo sempre stringendo a croce a mettere l'altra. Potete anche arrivare a battuta, l'importante è che non stringiate. Noterete che avendo già fatto la filettatura andrete molto più veloci chiaramente nell'operazione. Ecco qua, una volta montato dovrete controllare chiaramente qui che tutto spiani correttamente. In caso ci fossero dei dislivelli, controllate se dove avete inserito le viti praticamente il pezzo sia inserito correttamente, o se invece magari ci sia della distanza. Se notate che questo è inserito bene e quindi le viti anche sono strette bene, a questo punto vuol dire che è storto il pezzo, quindi vi appoggiate su una superficie, tenete fermo il pezzo sopra e poi magari con le mani qui da questa parte tendete ad alzare o ad abbassare applicando una forza moderata, senza, no, altrimenti rompete qualcosa, e piegherete più o meno o alzerete verso l'alto il pezzo in maniera tale da farlo spianare perfettamente con il resto, ok? A me in questo caso sembra che vada abbastanza bene. Perfetto, anche se a occhio noto che, però questo avviene anche sull'altro pezzo, quindi evidentemente sono proprio così, quest'angolo qui non è perfettamente allineato con questa parte qua, e lo stesso avviene su quest'altro pezzo, risultano leggermente più in avanti, quindi evidentemente è stato fatto proprio così, perché il montaggio qui è stato fatto sicuramente bene, e quindi è proprio il pezzo fatto in questo modo. Probabilmente perché qui ci andrà, forse avranno ricavato un po' di spazio per applicare qualcosa, non lo so, lo vedremo in seguito. A questo punto, una volta che vi siete accertati che comunque il pezzo è stato accoppiato bene, potete andare a serrare leggermente le viti in maniera un pochino più, diciamo, decisa, ma senza esagerare sempre, per avvicinare di più il pezzo. Quindi, diciamo, lo portate con il cacciavite la vite a toccare completamente il fine corsa, come ho fatto io adesso, ed ecco qua, la parte è montata. Come vedete incomincia già a essere un modello di una certa misura. Bene, quindi per la fase di montaggio numero 11 è tutto. Io come al solito vi ringrazio per l'attenzione, vi invito ancora nuovamente ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Saluto gli amici di Extra Trek e vi ricordo di iscrivervi anche al loro canale e di visitare soprattutto il loro sito web, che è veramente molto ben fatto, e ci vediamo al prossimo video dove affronteremo il montaggio della fase numero 12. Ciao a tutti!